Io procederei con il piatto XX. Io vado. Ci sono posti che si hanno vicino a casa dove magari passi e ripassi milioni di volte in macchina, perché quello di oggi è uno di questi. Io ci passavo continuamente tutti i giorni per andare all'università, alle superiori, però non ti ci fermi mai. Poi Grazie alla Daniele e Sonny, che siamo venuti qua con loro a mangiare, ci hanno fatto riscoprire questo posto meraviglioso. Una cosa molto importante, il fine settimana è sempre bombato di gente, perché i posti meravigliosi sono sempre così. Però allora noi siamo venuti durante la settimana, oggi è giovedì. Guarda, abbiamo anche la crescienta per la signora, tutta bella incicciolata. Vedi? buono, fresco. Mezzo della casa frizzantino. Ma qui abbiamo fatto un bis, quindi abbiamo messo la gramigna con ragù di salsiccia e i balanzoni perché erano del giorno. Guarda che bella, guarda il sughettino qua, che bello. Salsiccia, ci hanno fatto una sorta di ragù. Semplice ed efficace. È stupenda, saporita, densa, tutto questo bello pastricciottamento che serve proprio per fare la scarpetta dopo con tutto il pezzo di pane. È galattica. Il bis lo potete chiedere con i primi che volete, quelli del menù, e se venite magari con tutta la famiglia o con i colleghi, perché qui fate un super figurone anche con le feste, potete anche concordare un menù per tutto il tavolo per fare una cosa più semplice. Ma adesso ci addentriamo nei balanzoni. Cosa sono i balanzoni? Sono questi qui. Sono tortelloni di pasta verde ripieni di ricotta e mortadella. Nascono in origine come recupero per quel pochino di ripieno dei tortellini che avanzava. La Zora non c'aveva voglia di rifare per un uovo tutta la sfoglia, avanzava un cicino di ripieno, lo buttava dentro con la ricotta e ci faceva i balanzoni, che tra l'altro prendono il nome anche dalla maschera del dottor Balanzone bolognese. La mortadella che è appena tiepidina con la ricotta, ragazzi. La pasta è fatta da loro, si vede lontano 1 chilometro, perché vedete che non è tutto omogeneo, quindi lo fanno con gli spinaci, sono una delizia. Il ripieno non hanno frullato la ricotta con la mortadella, ma hanno tritato la mortadella e poi amalgamata alla ricotta, quindi quando lo mettete in bocca ogni boccone è diverso di sapore. A parte è strepitoso che volevamo portare via il piatto prima della scarpetta, siete matti? Un contorno per una persona sola. Guarda la fibra della carne, è stupenda, questa è carne di manzo e poi con i suoi fiocchi di sale. Giovanetto, Poi guardate, si è svegliata il boss. Ne vuoi uno? mi piacerebbe anche 2 o 3. E seguiamo questo pezzo di carne dove va? Non so come fanno a farla così morbida, ma lo fanno. Dentro è al sangue, fuori è perfettamente magliardizzata con la crosticina e tutto, e questo vi garantisco è la carne più tenera che abbiamo mai mangiato. Questa qui è la top 3 nel podio delle carni migliori e più tenere che abbiamo mai mangiato in un ristorante. Un pezzo di burro in bocca, una roba assurda. Boss, ma siamo sicuri di far vedere questo posto? Perché dopo vengono tutti qua e se vengono tutti qua noi siamo fregati. In effetti. Quando la carne non sa di ferro e non ha quel sapore di sangue ferroso, vuol dire che intanto è frullata bene e soprattutto è stata conservata bene nei frigoriferi, non nel suo sangue, per cui dopo ha veramente questo sapore che ne mangereste delle caterve.
Mi sembrerà che quest'olio extravergine di oliva sia anche troppo, soprattutto qui dentro. E invece no. Io procederei con il piatto XX. No, io vado. Occhi di artigiano. Questo era una piccola leccornia. Qui loro cosa hanno fatto? Hanno praticamente cotto 2 uova nella pirofila dove avevano già portato la carne, quindi le uova così si sono cotte qui dentro e hanno tirato su tutto il sapore della carne. Spettacolo! Che potete fare solo qua, perché io non ho mai visto in una trattoria, in un ristorante, che vi facessero intanto che vi portassero la tagliata così e in più che vi facessero anche l'ovino di rinforzo all'occhio. L'uovo cotto così semplicemente nel suo sugo e poi con una bella spolverata di pepe come piace a me, spaziale. Vi volevo far notare, vedete questa parte qui scura tutto intorno? Questa qui sa leggermente di rosmarino, un po' salatina, perché ha preso su tutto il fondino, come vi diceva il Monster prima, della ciccia che c'era. È la perfezione della cottura dell'uovo. Pesa 80 euro, quindi 40 euro a testa. Vi consiglio anche di prendere i dolci, qua hanno anche la famosa meringa. Io ero colmo, non ce la facevo più ragazzi. Un consiglio a mani basse, perché io l'ho provato l'altra volta, il tiramisù e la zuppa inglese, che sono una roba povetica. Chiudiamoglielo! Ciao!